Eccoci qua, siamo quasi a 2 mesi dalla presentazione di Watches and Wonders, dove i più importanti marchi di orologeria presenteranno le proprie novità per il 2023. Quest'anno ci saranno quasi 50 marchi a esporre a Ginevra. Dai marchi del gruppo Richemont come Jaeger-LeCoultre, Cartier, Piaget, A. Lange & Söhne e molti altri, fino a quelli del gruppo LVMH come Tag Heuer, Zenith e Hublot, fino poi ad arrivare ai marchi più conosciuti come Rolex, Tudor e Patek Philippe. Ora, siccome sarete come noi, quindi sempre attaccati al cellulare, su Instagram o su YouTube, avrete sicuramente iniziato a vedere alcuni rumors sulle possibili uscite di quest'anno. Oggi andremo a vedere quelle che secondo noi potrebbero essere alcune uscite di quest'anno e alcune invece sono semplicemente dei nostri sogni che ci piacerebbe vedere. Partendo con Rolex, quest'anno sappiamo tutti che è il 60° anniversario del Daytona. Già l'anno scorso erano iniziati i rumors su quelle che potevano essere le novità per questa collezione. Alcune persone pensano che Rolex possa andare a scavare nei propri archivi o comunque a guardare i modelli del passato per creare un nuovo orologio nella collezione, anche se secondo noi è piuttosto difficile, perché già i modelli acciaio rappresentano un pochino la versione moderna di quei Daytona vintage come il 6263, quindi i Daytona che hanno fatto la storia. Quindi creare un orologio più emblematico del Daytona attuale secondo noi è piuttosto difficile. Allo stesso tempo però abbiamo sentito un rumor piuttosto concreto per tutti i modelli in oro della collezione, oro con bracciale in metallo però. Si dice che la lunetta di questi orologi verrà sostituita da quella in metallo a una in ceramica, esattamente come i modelli in acciaio oppure in Oyster Flex. Un altro rumor che abbiamo sentito riguardo alla casa coronata è l'introduzione del titanio su altri modelli delle collezioni. Qualche mese fa infatti era stato introdotto il primo modello in assoluto in titanio, il Deep Sea Challenge, che rappresenta letteralmente un nuovo capitolo per il marchio. Primo modello però in collezione, perché in realtà esiste un modello prototipo in titanio della collezione Yachtmaster. Infine ci piacerebbe che venisse reintrodotta la collezione Cellini in una nuova luce. Proprio l'anno scorso quasi tutti i modelli di questa collezione era stata discontinuata ad esclusione del modello con fasi lunari. E alcune persone sostengono che dovremmo dire addio anche a questo modello quest'anno. Non essendo mai stato un best seller, è possibile che la collezione Cellini non torni mai nei cataloghi Rolex, però vedremo nel futuro. Per Tudor non sappiamo tanto cosa aspettarci. L'anno scorso è stato particolarmente importante, abbiamo visto tanti modelli ispirati al vintage con il Black Bay Pro, con il Ranger, quindi non sappiamo realmente come possa stupirci quest'anno. Per Patek Philippe invece ci aspettiamo dei nuovi calendari annuali. Come ogni anno la Maison decide alcuni pezzi da togliere dal catalogo, quindi da mettere fuori produzione. Negli anni passati era stato il turno per diversi calendari annuali che avevano abbandonato il catalogo Patek. Dunque ci piacerebbe vedere una nuova interpretazione, un nuovo layout del quadrante che sostituisca la Ref 5146 che era presente in precedenza. Per la collezione Nautilus io direi che l'anno scorso è stato dato il massimo, perché abbiamo visto il 5811, l'erede del 5711 in acciaio, il 5712 in oro rosa con bracciale in metallo, un 5990 con quadrante blu e infine una versione Gem Set. Per Vacheron Constantin per il 2023 abbiamo un sogno, che è quello del 222 in acciaio. L'anno scorso era stato riportato in vita il 222 in oro giallo, uno dei modelli più storici di Vacheron, riprendendo fedelmente tutti i dettagli del bracciale, della cassa, però con un fondello a vista. Infine per Tag Heuer quest'anno è un anno importantissimo perché è il 60° anniversario del Carrera. Alla LVMH Watch Week era stato presentato il primo modello a celebrare questo anniversario, che era un modello ispirato alla referenza 2447 con quadrante panda. Questo orologio è così emblematico per i 60 anni del Carrera che ci fa sperare in qualche altra ispirazione vintage per i nuovi modelli del 2023. Di idee ce ne sono tante e di rumors altrettanti, adesso non ci aspetta altro che fare la valigia per Ginevra e di varcare le soglie del Palexpo.